Perché colpire verticale con il drive è sconsigliato a tutti i giocatori? Ve lo spiego subito parlandovi di spin loft, non vi preoccupate, ve lo spiego in modo molto semplice. Allora, quando noi andiamo a colpire la palla, il nostro bastone ha un certo loft, quello che si chiama loft dinamico. Il mio bastone ha 10 gradi e mezzo di loft, ma all'impatto con la palla potrei arrivare con un loft maggiore o con un loft inferiore. Facciamo finta che il mio bastone all'impatto colpisca la palla con 10 gradi di loft. L'altro parametro che ci interessa e che viene misurato dai comuni launch monitor come TrackMan, FlightScope, Foresight, eccetera, è l'angolo di attacco. L'angolo di attacco è l'angolo con cui la testa del bastone colpisce la palla, cioè l'angolo di discesa del bastone sulla palla. Possiamo immaginarlo come l'angolo di atterraggio di un aeroplano sull'asfalto. Allora, considerato che la testa del bastone durante lo swing segue una figura geometrica che è molto simile a quella di un'ellisse, di un cerchio, noi avremo chiaramente un punto dove la testa del bastone raggiunge la massima profondità, cioè va sostanzialmente l'aeroplano a toccare la pista e il nostro bastone quindi a sfiorare l'erba. Il percorso che fa prima di quel punto è un percorso discendente, quindi avremo un angolo d'attacco discendente negativo, fino ad arrivare poi al punto 0, cioè il punto dove la testa del bastone sta muovendosi perfettamente parallela al terreno, e poi avremo un percorso di risalita, quindi un angolo di attacco positivo in risalita. Ora, noi possiamo visualizzare quindi il loft del bastone come un vettore, come una freccia che punta verso l'alto, perché di fatto il nostro bastone, il nostro loft ha un'inclinazione verso il cielo, di più o di meno. Questo sarà magari un sand e questo è più o meno quello che sarà in un drive. E poi possiamo visualizzare invece l'angolo di attacco, questo, come una linea che può essere così, quindi perfettamente orizzontale al terreno, quando il nostro bastone colpisce con un angolo d'attacco di 0, quindi non sta né scendendo né risalendo. Se io colpisco la palla con un angolo d'attacco discendente, negativo, significa che il mio bastone sta colpendo la palla quando sta ancora nella fase discendente, quindi avrò un vettore, una linea che punta verso il basso. Viceversa, quando io colpisco la palla con il bastone che sta risalendo verso l'alto, quindi ho un angolo di attacco positivo, io posso visualizzare questa riga che punta verso l'alto. Ecco, lo spin loft altro non è che il loft del bastone al quale andiamo a sottrarre algebricamente l'angolo di attacco. Ora, quello che voi dovete sapere è che maggiore è lo spin loft e maggiore sarà il backspin, quindi le rivoluzioni all'indietro della palla, e inferiore la compressione. Quindi più io colpisco a parità di loft, quindi arrivo all'impatto con il bastone con 10 gradi di loft. Se io colpisco la palla, quindi 10 gradi di loft è questo, verso l'alto. Se io colpisco la palla con un angolo d'attacco verticale, così, avrò uno spin loft molto grande e quindi maggiore backspin della palla, ma inferiore compressione. Se io colpisco la palla con un angolo d'attacco non verticale, ma 0 o addirittura in risalita, quindi questo lo alzo, vedete che si riduce
la forbice, si riduce lo spin loft e la riduzione di spin loft mi genera una maggiore compressione della palla. Maggiore compressione della palla significa distanza. Allora, questo ci fa capire che con un drive per ottimizzare il colpo è bene avere un angolo di attacco non verticale, perché un angolo di attacco verticale a parità di loft aumenta il backspin. Il backspin è quello che fa andare la palla più verso l'alto, ma rende la traiettoria meno penetrante. Mentre se stiamo parlando di un wedge, un approccio dove vogliamo tanto backspin per fermare la palla, allora vogliamo uno spin loft maggiore e quindi vogliamo un angolo d'attacco un pochino più verticale, perché un angolo d'attacco più verticale con un loft generoso mi genera uno spin loft superiore e quindi meno compressione della palla, quindi meno distanza, ma non ci interessa perché è un wedge, ma molto più backspin. Quindi alto spin loft, tanto backspin, poca compressione, buono per gli approcci. Ridotto spin loft, tanta compressione, meno spin, ottimo per il drive. Chiaramente ho semplificato molto, ci sono tanti altri parametri, tante altre considerazioni, ma quello che io vi ho spiegato è assolutamente corretto e sufficiente per comprendere che quando abbiamo il drive dobbiamo imparare a colpire in risalita, non dobbiamo schiacciare la palla, non dobbiamo rompere il tee e dobbiamo cercare di colpire la palla con il tee che rimane là o che salta verso l'alto, in modo tale da avere una compressione maggiore. A presto per un nuovo video.